Hello Vivians! Avete già visto il nuovo spin-off di Bridgerton sulla regina Carlotta? Perché se non l'avete ancora fatto, andate a vederlo e poi tornate su questo video perché ci saranno tantissimi spoilers. Se invece avete già visto la serie o non ve ne frega niente degli spoilers, rimanete con me perché vedremo cosa c'è di vero e di falso nella serie dedicata alla regina Carlotta e al suo matrimonio con Giorgio III d'Inghilterra. E alla fine vi darò anche i miei commenti personali. Carlotta era nera? No, non era nera, ma l'idea di rappresentarla nera in Bridgerton non è del tutto campata in aria. Carlotta nei suoi ritratti sembra avere dei tratti somatici vagamente africani. Almeno questo è quello che ritengono i sostenitori della tesi che la regina Carlotta avesse origini africane. Primo promulgatore di questa teoria è lo storico Mario de Valdes y Cocom, uno storico della diaspora africana che basa le sue teorie fondamentalmente su due elementi: la descrizione del medico di Carlotta che riportò che la regina avesse una vera faccia da mulatta e i ritratti della regina che la dipingono con un aspetto vagamente mulatto. C'è da dire però che il pittore di questi ritratti fosse un noto abolizionista, tanto che il ritratto della regina Carlotta venne spedito nelle colonie e fu utilizzato dagli abolizionisti come supporto de facto della loro causa. Questo ci può far venire il dubbio che il pittore abbia volutamente enfatizzato i tratti vagamente mulatti della regina per perorare la propria causa. Esiste poi un poema scritto in occasione del matrimonio di Giorgio III e Carlotta in cui si fa riferimento all'aspetto da vandala della regina. I Vandali erano una popolazione germanica orientale che però governò sul Nord Africa nel V secolo. Mario de Valdes y Cocom, che adesso chiamerò soltanto de Valdes perché è troppo lungo, indagò sugli antenati della regina e giunse alla sua probabile discendenza da Re Alfonso III di Portogallo e una delle sue amanti africane, Madragana ben Aloandro. Ma anche questa ipotesi presenta alcune lacune. Primo, Madragana era descritta da un cronista reale portoghese nel XVI secolo come un'appartenente ai Mori, attributo che viene anche dato alla Carlotta della serie e che farebbe pensare che la regina realmente fosse nera. Ma Moro a quei tempi non era utilizzato per descrivere solo chi aveva la pelle nera. In verità non descrive nessuna razza o etnia specifica. Erano chiamati Mori i musulmani della penisola iberica, della Sicilia e del Nord Africa. Sta di fatto che anche se Madragana fosse stata subsahariana, tra lei e la regina Carlotta intercorrono ben 15 generazioni. Quindi questa eredità genetica non sarebbe più significativa in Carlotta rispetto a qualsiasi altro nobile tedesco di quell'epoca. Non sarebbe quindi molto corretto definirla mulatta o addirittura africana. Ma De Valdes ci prova in tutti i modi a convincerci che la regina Carlotta fosse mulatta, dicendo che fu addirittura il Royal Household, cioè l'organo di supporto alle relazioni pubbliche della famiglia reale, a far riferimento sulle linee di sangue asiatiche e africane della famiglia reale durante l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1952. Purtroppo per De Valdes, Buckingham Palace ha detto che questa circostanza non è mai esistita. Se i ritratti della regina mostrano una donna con dei tratti somatici vagamente mulatti, si può dire però che è rappresentata con la pelle pallida. La risposta di chi sostiene le origini di colore della regina è che probabilmente è stata schiarita, nel senso è stata dipinta con la pelle più pallida di quella che avesse per conformarsi ai canoni di bellezza dell'epoca. Per questi motivi, perché i ritratti non sono fotografie, spesso venivano manipolati per diversi scopi, anche solo per rendere i sovrani un pochino più piacenti, non sapremo mai il vero aspetto di Carlotta. E non ci sono neanche abbastanza prove sulla sua ascendenza, quindi questa rimarrà sempre una questione controversa per gli storici. Re Giorgio era pazzo? Sì,
diciamo nel senso arcaico e impreciso del termine. Il re soffriva di manie, depressione, allucinazioni e convulsioni, e gli storici raccontano di come attaccasse o anche aggredisse sessualmente i membri della sua stessa famiglia. Non era sempre in preda ai sintomi della malattia, che allora non era nemmeno conosciuta, ma alternava dei periodi di lucidità a periodi di crisi psichiche ma anche fisiche. Dopo 4 anni di matrimonio con Carlotta, il re manifestò febbre, dolori al petto, tosse travolgente, emorragie, perdita di peso e insonnia, insieme a un deterioramento cognitivo. Il re non riusciva a dormire più di 2 ore per notte, ma si rendeva conto delle sue difficoltà, come la difficoltà di prendere decisioni sul governo o sulla nomina dei suoi primi ministri. La situazione portò i suoi primi ministri ad approvare un atto per far diventare Carlotta reggente, ma il re si riprese rapidamente e l'atto fu abrogato. Il secondo attacco della malattia di George fu peggiore del primo e avvenne nel 1788. Sembra essere stato scatenato da un brutto attacco di itterizia. Mentre nel primo episodio il re soffrì di un lieve disagio mentale, nel secondo fu colpito da una mania conclamata che lo portò ad avere un comportamento fuori controllo. Giorgio era estremamente scortese con tutti quelli che lo circondavano. Aveva allucinazioni e parlava per ore ininterrottamente con parole senza senso. Soffriva anche di violente convulsioni. Ci fu anche un incidente in cui il re corse nella camera della regina completamente nudo. E no, non era una cosa normale. Più il tempo passava e più il re peggiorava. Fu anche costretto a indossare una giacca di contenzione. Un'altra cosa strana è che giocherellava continuamente con i fazzoletti. Appena glieli davano, lui iniziava ad arrotolarli. E ne arrotolava anche 40, 50 in un giorno. A tutti era chiaro che non sarebbe mai guarito dalla sua malattia mentale, perlomeno con i mezzi che avevano ai tempi. Carlotta, nonostante fosse molto spaventata dalle crisi del marito, manteneva sempre un'apparenza forte e serena. Con l'andare del tempo gli attacchi divennero sempre più prolungati, fino a costringere a isolare il re e anche a incarcerarlo. E alla fine suo figlio Giorgio IV dovette salire al trono come reggente. Si diceva che i capelli della regina fossero diventati tutti bianchi per lo stress causato dalla malattia del re. Quando Carlotta morì nel 1818, lo stato della malattia del re era così avanzato che egli non capì che sua moglie era venuta a mancare. Non possiamo sapere con certezza di cosa soffrisse il re. Da una parte perché le conoscenze sulla malattia mentale di quei tempi erano veramente scarse, dall'altra perché la malattia del re veniva tenuta il più possibile segreta. Tuttavia ci sono 2 ipotesi principali avanzate dai professionisti: la porfiria acuta e il disturbo bipolare. La porfiria acuta è un disturbo che coinvolge il sistema nervoso e sembra adattarsi ai sintomi del re: agitazione, mania, depressione, disturbi dello stomaco e perdita di sonno. Negli ultimi anni però l'ipotesi di porfiria è stata contestata e rivalutata. Ora è maggiormente sostenuta l'ipotesi che Giorgio III soffrisse di una grave forma di disturbo bipolare, che negli ultimi anni si combinò con l'insorgenza della demenza. Come se non bastasse, la patologia di Giorgio a volte veniva peggiorata anche dalle cure del medico, che prescriveva trattamenti a base di arsenico. Fu un matrimonio fulmineo, vero? Il re annunciò a suo consiglio nel luglio del 1761 la sua intenzione di voler sposare la principessa. Dopodiché un gruppo di accompagnatori partì per la Germania per prelevare la principessa Charlotte e portarla in Inghilterra. Arrivati in Germania fu il fratello di Charlotte, il duca, a firmare il contratto di matrimonio. Dopo 3 giorni di festeggiamenti, il 17 agosto, la principessa Charlotte partì per la Gran Bretagna e rischiò di non arrivarci mai, perché ci furono ben 3 tempeste in mare. Arrivò a Londra l'8 settembre e dopo sole 6 ore dal suo arrivo, alle 21 di sera, sposò Giorgio III. Nella serie i 2 si incontrano poco prima del matrimonio in giardino e hanno una conversazione, da cui Carlotta capisce che il re non era l'orco che si era immaginata. Ma questa conversazione non sarebbe mai potuta avvenire, o perlomeno non come ce l'hanno presentata, perché i 2 non parlavano la stessa lingua.
Carlotta infatti era tedesca e non conosceva l'inglese. I due all'inizio comunicavano in un misto tra francese e tedesco. Immaginate la difficoltà nel conoscersi. Non avrebbero avuto questo problema se nel XVIII secolo fosse esistito Cambly, lo sponsor di questo video. Una piattaforma che ti consente di fare lezioni di inglese online con tutor madrelingua in videochiamata da qualsiasi dispositivo, come vuoi e quando vuoi. Cambly viene incontro alle tue esigenze, sia che tu voglia, come Carlotta, far innamorare un nobile inglese di te, sia che ti serva parlare inglese in modo fluente per trovare lavoro, viaggiare o vivere all'estero. Per questo, inclusi nel prezzo dell'abbonamento, ci sono diversi corsi che ad esempio ti aiutano a superare i test IELTS o TOEFL o a parlare l'inglese commerciale e vari workshop per fare pratica ad esempio con i colloqui di lavoro. Cambly è adatto a qualsiasi livello di inglese tu abbia, anche se sei un principiante. Se durante la lezione dovessi avere qualche difficoltà, hai sempre a disposizione un traduttore integrato nella chat. I prezzi poi sono imbattibili rispetto a scuole di inglese tradizionali e con il codice VIVICAMBLY hai accesso a 15 minuti gratis e al 50% di sconto su tutti gli abbonamenti annuali. Trovi il link in descrizione sotto il video. Fare una prova non vi costa niente, è gratis. Quindi scegli il tutor più adatto alle tue esigenze e fammi sapere com'è andata. Torniamo alla regina Carlotta. Nonostante avesse incontrato il marito per la prima volta il giorno stesso del matrimonio e non conoscesse la sua lingua, la vera Carlotta non era per niente contrariata di sposare il re. Anzi, si racconta che era di buon umore quel giorno ed era ben felice di entrare a far parte della famiglia reale britannica. La questione sul vestito da sposa. Sembra che il re avesse realmente chiesto che Carlotta indossasse per il matrimonio un vestito da sposa all'inglese, un vestito di raso bianco e argento con sopra un lunghissimo mantello di velluto viola e porpora, foderato di ermellino. La luna di miele separati. Falso. I due non si separarono subito dopo il matrimonio, anzi, non persero tempo a concepire il loro primo figlio, che nacque l'anno dopo, nel 1762, quando la famiglia reale si trasferì a Buckingham House, che divenne nota come la casa della regina, comprata per lei da Giorgio III, ma vi si trasferirono insieme. Il medico sadico del re è esistito veramente? Sì, ma non nel modo in cui l'abbiamo visto. È esistito un noto medico di nome John Morrow che nel periodo della reggenza di Giorgio III esercitava al Bethlehem Hospital, la più antica casa di internamento europea per i malati di mente. Tuttavia non esistono prove che attestino un legame tra Giorgio III e il suddetto medico. Si ipotizza che durante la sua carriera sia stato consultato ufficiosamente circa la malattia che affliggeva il sovrano, dato che i medici reali non riuscivano a porvi rimedio. Tra il 1728 e il 1852 tutti i medici del Bethlehem provenivano dalla stessa famiglia, quella di John Morrow. Nonostante l'ospedale fosse regolamentato e controllato da una commissione che proibiva ogni forma di violenza, giravano voci che i malati di mente fossero trattati dal personale alla stregua di bestie. Venivano spesso frustati e tenuti in catene. Anche se queste voci fossero state vere, non c'è dato sapere se i medici fossero al corrente delle torture messe in atto dal personale che era adibito al contenimento dei pazienti. Quello che sappiamo è che i metodi usati da John Morrow e famiglia vennero contestati da William Batty del St. Luke, un nuovo istituto assistenziale londinese. Secondo il dottor Batty, i metodi usati al Bethlehem erano arcaici e crudeli e si contrapponevano a quelli premurosi e moderni del suo istituto. Il dottor Morrow dichiarò che continuava a usare i metodi del padre perché non ne conosceva dei migliori. La famiglia Morrow trattava i pazienti con i metodi usati tradizionalmente contro la follia. Questi davano molta importanza ad espellere l'eccesso di umori dal corpo per ripristinare l'equilibrio. Quindi si usava il vomito, il sanguinamento, le purghe, le vesciche, ma anche l'oppio, impacchi caustici, bagni freddi e trattamenti con l'arsenico, rinvenuto poi nei capelli del re. Nella serie possiamo vedere come abbiano unito vari metodi usati da diversi medici del tempo. Oltre a quelli della famiglia Morrow, l'approccio descritto all'inizio ricorda quello di Batty e della nuova concezione della malattia mentale che si stava affermando.
Secondo le nuove teorie, gli inganni dell'immaginazione erano la caratteristica essenziale della pazzia acquisita, distinta da quella originaria che invece era congenita. La malattia mentale era una condizione psicologica risultato di cattive abitudini e di sventure. Richiedeva un nuovo approccio psicoterapeutico basato sul controllo della mente del paziente, con l'intento di disciplinarla, e mirava a stabilire un contatto personale tra medico e paziente. L'umanità avrebbe dovuto sostituire la brutalità e il trattamento morale sarebbe dovuto subentrare a quello fisico. In passato si riteneva che i pazzi rispondessero solamente al terrore. Per questo, per esempio, le frustate erano diventate parte dell'apparato medico, insieme alle droghe soporifere e alle catene. Nella serie il medico inizialmente sembra approcciarsi al re in questo modo, dicendo che la parola era la cura, per poi però applicare i vecchi metodi. Possiamo dire che il dottor Morrow rappresenti l'insieme dei medici che abbia curato il re nel corso degli anni. Re Giorgio il contadino. Sì, era soprannominato il re contadino, ma zappava veramente la terra? Non si sa. Infatti il nomignolo gli venne dato per diversi motivi, tra cui il suo interesse per l'agricoltura e la zootecnica. Questo però non significa necessariamente che coltivasse lui stesso la terra. Potevano essere anche solo studi teorici. Non ho trovato documenti sul fatto che il re coltivasse effettivamente un orto. Veniva chiamato così dalla satira del tempo anche perché non amava il lusso e il fasto e conduceva una vita appartata con la sua famiglia. Oltretutto c'era anche il gioco di parole con il suo nome. Il nome Giorgio deriva dalla parola greca iergos. Scusatemi se non l'ho pronunciata correttamente, ma non ho studiato il greco. Questa parola significa agricoltore, lavoratore della terra. I corsetti che ti possono trafiggere. Falso. All'inizio della prima puntata, Carlotta è in carrozza con il fratello e dice che la sua crinolina e il suo corsetto sono fatti di ossa di balena. E fin qui ci potrebbe anche stare. Ma udite, udite, dice che l'osso di balena è fragile come il cristallo e tagliente come una lama. E se si dovesse muovere troppo potrebbe essere trafitta dalle stecche. Solo che questo è sbagliato non solo dal punto di vista storico, ma anche da quello biologico. Le stecche dei corsetti del Settecento e dell'Ottocento erano ricavate dai fannoni delle balene. I fannoni sono delle lamine presenti nella bocca di alcune specie di balena al posto dei denti. Sono usati come filtro per espellere l'acqua senza lasciare andare i piccoli animali di cui si nutrono le balene, e sono composti di una sostanza fatta di cheratina, la stessa che forma i capelli e le unghie e che conferisce ai fanoni una certa elasticità. Il cosiddetto osso di balena quindi era leggero, flessibile e resistente. Oltretutto con il calore poteva essere modellato, rendendolo così perfetto per l'utilizzo nella corsetteria. Capite quindi che affermare che le stecche dei corsetti fossero fragili e taglienti come lame è completamente errato. E secondo me non basta un disclaimer all'inizio della serie dicendo che è un'opera di fantasia ispirata alla storia, perché le libertà che ci si prende devono avere un senso. Non puoi prendere una parte di verità e affiancarci una falsità. Non è un fantasy su un mondo alieno dove gli unici materiali disponibili per fare i corsetti erano super pericolosi, fragili e taglienti come lame. In questo modo hanno creato confusione nel migliore dei casi, disinformazione nel peggiore, perché se una persona non è ferrata su questo argomento non riuscirà a distinguere quello elemento di verità dall'elemento falso. L'intento sicuramente era enfatizzare la pericolosità dei corsetti, ma c'erano molti aneddoti veri o presunti veri che potevano prendere, che erano anche belli tosti. Le deformazioni, gli incidenti anche mortali, che però erano causati dal portare il corsetto in modo troppo stretto, un uso che non veniva fatto da tutte le donne ma da quelle che volevano essere più alla moda e farsi vedere più magre, molto più magre di quello che in verità fossero. Oltretutto le stecche venivano rifinite in modo da non danneggiare la stoffa. Perché una donna avrebbe dovuto comprare un corsetto che si sarebbe distrutto nel giro di poco tempo o avrebbe addirittura potuto trafiggerla? Sì, forse alcune donne vittoriane sarebbero arrivate al punto di rischiare di essere trafitte per la bellezza, ma non sarebbero state di certo contente di buttare subito via un corsetto raffinato e costosissimo.
Per di più, i fanoni erano utilizzati anche per i colletti delle camicie maschili, quindi un uomo avrebbe rischiato di essere sgozzato. Al massimo poteva succedere quello che succede anche oggi con i reggiseni col ferretto. Il ferretto magari si può rompere, può uscire dalla stoffa e finirti contro l'ascella. Sì, fa male, ti infilza un pochino, però non vai all'ospedale. Oltretutto nel libro questa frase sulla fragilità delle stecche, la pericolosità di esse, non esiste nemmeno. Nel libro Carlotta dice: sì, osso di balena, fratello, whalebone. Delle balene sono morte per farmi apparire così. Whalebone è il termine colloquiale inglese per un materiale noto come baleen, ovvero i fanoni della balena. In questo modo sembra che sia stata l'autrice dei libri a commettere l'errore, invece è stato inserito soltanto nella serie. Giorgio e Carlotta si amavano. Sì, secondo i resoconti il re e la regina ebbero un matrimonio felice e Giorgio III fu un padre e un marito devoto. Di sicuro provavano affetto l'uno per l'altra e stavano bene insieme. È difficile parlare di amore in un'epoca in cui ci si sposava per interessi. Avevano molte cose in comune, per esempio la passione per la musica e per la campagna. Giorgio nutriva un interesse per l'agricoltura e invece Carlotta per la botanica. Entrambi volevano una vita domestica relativamente riservata, trascorrendo gran parte del proprio tempo fuori Londra. Anche dalle loro lettere traspariva un sincero affetto, nonostante fossero passati decenni dal loro matrimonio. In questo quadretto idilliaco c'era qualche macchietta, però, ad esempio Carlotta era pressata dalle regole formali dell'aristocrazia britannica, soprattutto nell'aspettativa che c'era su di lei nel generare un gran numero di eredi. Dopo aver partorito 14 dei suoi 15 figli, scrisse: non penso che un prigioniero desideri più ardentemente la libertà di quanto io desideri liberarmi dal mio fardello. Possiamo dire che Carlotta non si allontanò mai da Giorgio III, fu la sua tutrice fino alla morte. Anche quando venne isolato perché non fosse una minaccia per la regina, gli rimase sempre fedele fino al giorno in cui morì nel 1818 lontano dal suo sposo, che spirò 2 anni dopo. I coniugi reali si sono battuti contro il razzismo. No, Giorgio e Carlotta non avevano a cuore i diritti dei neri. Verso la fine del XVIII secolo la tratta degli schiavi era una delle attività più profittevoli del commercio britannico dell'epoca. È anche vero che nel 1807, quindi sotto la reggenza di Giorgio e Carlotta, il Parlamento del Regno Unito rese illegale la tratta degli schiavi nell'impero britannico. Fu una legge che ebbe l'assenso reale, ma sono stati comunque altri a lottare per l'abolizione della schiavitù e a ottenere risultati. Spesso poi erano mossi da preoccupazioni economiche più che da motivazioni morali. Infatti in quel periodo si succedevano rivolte di schiavi in tutte le colonie dell'impero. Voglio iniziare proprio da questo tema per esprimere le mie opinioni personali sulla serie. Perché una delle cose che non mi sono piaciute in questa serie è stata proprio la banalizzazione della tematica interrazziale. Sembra che Giorgio e Carlotta risolvano i pregiudizi razziali con un ballo. C'è questa scena in cui loro iniziano a ballare, la gente li vede e allora i bianchi e i neri iniziano a ballare tra di loro. Dopo il ballo, Giorgio si rivolge a Carlotta e le esprime la sua soddisfazione per aver fatto loro con una festa più cambiamenti, più passi in avanti rispetto alla Gran Bretagna nello scorso secolo. Infatti nella prima stagione di Bridgerton non vi sono più differenze razziali, perché a quanto pare le hanno spazzate completamente via loro due con pochi decenni di feste. Va bene che non è un documentario storico, ma questa cosa è veramente ridicola. Da una parte svilisce le lotte per i diritti civili dei neri, dall'altra fa apparire i due reali come i difensori dell'uguaglianza etnica, che a quanto pare è una credenza già diffusa, anche se infondata. Non sappiamo se la regina Carlotta era solidale o meno con le persone in schiavitù, ma quello che sappiamo è che non ha mai combattuto per liberare il suo popolo. A me andava benissimo quando ci hanno proposto Bridgerton come un'ucronia dove non esistevano differenze basate sul colore della pelle. Ok, in questo mondo la nobiltà è nera. L'errore secondo me sta nel voler giustificare lo stato delle cose in un modo
così superficiale. Tutto è cambiato ad una velocità inverosimile perché la madre di Giorgio ha pescato per sbaglio nel mucchio una sposa nera senza saperlo. E anche questo è poco credibile. Tra l'altro, se non avete letto i romanzi di Julia Quinn, forse non sapete che lei non ha mai scritto storie su personaggi di colore, tranne quello che l'autrice ha deciso di scrivere sulla serie Netflix, quella di Carlotta appunto. L'autrice disse una volta di voler scrivere solo di storie felici e che non avrebbe potuto farlo introducendo dei personaggi neri che di certo non vivevano una vita felice a quei tempi. Quindi la questione è stata introdotta solamente nella serie e secondo me in modo superficiale e anche contraddittorio. Tutto si concentra sulla diatriba del riconoscimento dei neri ricchi come pari della nobiltà bianca. E l'obiettivo non è il raggiungimento di diritti umani o civili, ma partecipare alle feste insieme ai bianchi, oppure entrare nei circoli di caccia. Vogliono il prestigio che hanno i bianchi, ma puramente per egoismo. Non versano neanche un pensiero per invece quei neri che patiscono per colpa dei bianchi. Alla fine tutto è ridotto a dei capricci da snob e sembra che gli unici neri importanti siano quelli ricchi. C'è un pezzettino che mi ha fatto scompisciare, dove c'è Lady Danbury che parla con la sua cameriera mentre cerca l'indirizzo del notaio e dice alla cameriera: sai, io adesso sono diventata un faro di speranza per l'uguaglianza di quelli come me. Ma tu lo vai a dire a una cameriera, cioè a una tua sottoposta, però non ha lo stesso valore che hai tu nella società, perché non è ricca, ma è una sottoposta, è una tua serva, ti fa il bagno, ti svuota il vaso da notte. Quindi dico, è l'uguaglianza per lei? Cioè le stai sbattendo in faccia? Sì, l'uguaglianza per quelli come me, però. Tu invece, povera cameriera, non lo so, trovati qualcuno che lotti per te, perché io passo. L'uguaglianza sì, ma solo per i neri ricchi come me. Per il resto la serie inizia molto male. Tralasciando la cosa dei corsetti, i due si innamorano subito, senza conoscersi e senza un apparente motivo. Lei passa dall'essere ostile a voler scappare dal proprio matrimonio a sposa devota e innamorata nel giro di una scena, dopo una sola conversazione con lui. Ragazzi, imparate a rimorchiare da Re Giorgio. La serie si riprende verso la fine, nel mezzo viene salvata da qualche introspezione carina come quella sulle 3 signore vedove, dove si vede come affrontano la solitudine, specialmente di notte quando nel letto non hanno accanto nessuno. Il primo episodio è il peggiore. Vogliono presentarci il personaggio di Carlotta come una ragazza ribelle e femminista, ma quello che vedo io è solamente un lungo piagnisteo di una ragazzina viziata e ignorante. Si lamenta perché il fratello ha accettato di darla in sposa al re, come se avesse avuto scelta. E tra l'altro a quei tempi di certo non era il destino peggiore che ti potesse capitare. E lei non può non sapere queste cose. Sembra che non conosca le regole della società del suo tempo. E meno male che è una delle donne più istruite. Per me l'intento femminista qui è un fallimento totale. Una ragazza forte avrebbe mantenuto almeno un minimo di dignità e avrebbe deciso di combattere dentro al sistema per i propri diritti, i diritti delle donne, perlomeno per quanto le fosse possibile. Cosa che lei non fa mai, neanche una volta diventata regina. Non è che si interessa a far progredire, diciamo, le donne, magari, non so, istituisci una scuola femminile. No, il femminismo qui è lagnarsi. Passa le giornate a farsi cambiare d'abito e a lamentarsi. A me qui sembra un bell'assist al maschilismo. Se io fossi maschilista, coglierei al volo il messaggio che stanno dando in questa serie. Vedi a far studiare le donne, che spreco, tanto rimangono cretine. Pensate che Carlotta scopre per caso e nella 5ª puntata cosa ha avuto in cambio il fratello per averla data in sposa. Prima non aveva chiesto nulla. Durante tutto il viaggio verso la Gran Bretagna abbiamo visto che ha passato il tempo a inveire contro il fratello, a lamentarsi di come era vestita, delle scelte del fratello. E
non ha mai chiesto i termini del contratto matrimoniale. Ma ci sono anche altri personaggi che si muovono come se non conoscessero i tempi in cui vivono. I figli della regina si indignano quando lei li spinge a sposarsi con delle sconosciute. Non è che semplicemente si rifiutano, ma proprio rimangono sbalorditi, indignati, come se al tempo non fosse normale. E non si può giustificare dicendo sì, ma la serie è solo ispirata al periodo storico, perché alcune cose come questa sono state già menzionate nelle altre puntate di Bridgerton. Infatti, se non sbaglio, è stata proprio la mamma di Daphne ad aver sposato un uomo senza conoscerlo, poi ha avuto fortuna e si sono innamorati. Addirittura Carlotta si meraviglia che il suo corpo non è più suo da quando ha in grembo l'infante reale, il principino, l'erede. Cioè, davvero ti stupisci? Guarda che il tuo corpo non è mai stato tuo, non solo adesso. Sì, adesso il tuo corpo è dell'intero impero britannico, ma se non fosse stato così sarebbe stato comunque di tuo marito, bambino o non bambino. Ed è impossibile che lei cada dal pero e non lo sappia già. La regina Carlotta è nata in un mondo maschilista, ma non se n'era accorta. E con questo concludo questo lungo video. Spero vi sia piaciuto, venite a trovarmi anche su Instagram. Fatemi sapere i vostri pareri su questa serie e noi ci troviamo qui su YouTube al prossimo video. Ciao!